Ricorrono oggi, 25 gennaio 2022, i 60 anni dalla morte del poeta armeno Randa Nazariantz. Il documento che attesta la data esatta della morte del poeta è stato richiesto alcuni anni fa al comune di Bari e si trova oggi nell'archivio del centro studi Randa Nazariantz di Bari. Sul suo personaggio molti dati biografici sono ancora avvolti nell'incertezza e nel mistero. Esoterista o fervente credente cristiano, fascista o antifascista, apostolico armeno o cattolico romano. Tutte queste definizioni non bastano ad identificare la tempra, il carattere indomito, l'anima sognante, spesso immersa in un necessario velo di malinconia misto all'ansia e alle delusioni del vivere, che diventano notti oscure dell'anima, che sa angosciarsi e risorgere aggrappandosi infine ai piedi della piccola Madonna, Maria Vergine Madre, e alla croce di Gesù Cristo, di Gesù di Nazareth. 3 strofe manzoniane sembrano scritte proprio per lui. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur di ansia e tesa, scorrea la vista a scernere prode remote invan. Tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese e sulle eterne pagine cadde la stanca manna. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati, rai fulminei, le braccia al sen concerte stette, e dei dì che furono la salsa il souvenir. Bella, immortal, benefica fede ai trionfi avezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu, dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio che a te risuscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrece accanto a lui posò. La sua anima, la sua grande anima, aleggia sempre su quanti ne custodiscono la memoria. Vilipeso e oltraggiato in più tratti della sua vita dalla maldicenza, come tutti sanno poté esporre nella rastrelliera degli intangibili cimeli il più nobile dei vessilli araldici, quello che raffigura sorella povertà. Ma chi lo oltraggiava? Chi lo vituperava? La risposta è basata sulle considerazioni, in primo luogo, di un sempiterno, mai troppo velato razzismo, diffuso e settario, nord-sud. Il vituperio veniva da taluni milanesi, come avevano fatto a metà degli anni 10 prima di loro taluni torinesi del comitato pro-Armenia. A Torino la diffamazione era arrivata a mezzo stampa sull'articolatissimo e ricco foglio di caccia dei filo-armeni, che riprendeva a sua volta una polemica puramente pettegola dovuta giammai alla qualità dell'opera letteraria del nostro, ma ai contrasti tra i recensori e le personalità che sostenevano criticamente l'opera del Nazariantz. Uno scontro all'ultimo tratto di penna tra critici. A Torino, infatti, di tutta l'ampia bibliografia composta sull'opera di Nazariantz e diffusa a livello internazionale, si era tenuto conto solo di un articoletto diffamatorio contro di lui apparso sulla rivista Chant, alla quale peraltro Nazariantz aveva collaborato. Si trattava di una recensione a firma di Ardashes Aryutunian, in cui il noto critico dell'epoca
Attaccava senza ragione Nazariantz, dileggiandone la famiglia e gli amici a titolo puramente personale e non avendo altre accuse da muovergli sul piano poetico cercava di inficiarne gli aspetti somatici e psicologici, trasformando la recensione critica su un'opera dedicata a lui e non sua in una serie di insulti occasionali buttati lì fuori contesto. Possiamo qui sotto la prima pagina di questo sciagurato scritto che molto dolore diede al nostro per tutta la vita, affinché i soliti noti, ancora una volta lombardo-veneti, non ci dicano che ce lo siamo inventato, cercando di farci passare per pazzi, asini o mitomani, o piuttosto dicendo pubblicamente che non hanno visto né sentito le nostre parole e i nostri scritti. Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e persone sgradevoli a cui approfittiamo ancora una volta tra tutte per chiedere di cancellarci dalle loro rubriche è del tutto e opportunamente voluto. Aggiungiamo per completezza di informazione che questo articolo è riscontrabile nel numero 11 dell'anno 1911 a pagina 177 della rivista Shant. In realtà si tratta di una lunga tirata che coinvolgeva in modo particolare Yenov Carmen, amico di Nazariantz e autore di un tentativo critico ostacolato da saccenti tromboni e ben pensanti della comunità armena istambulita. Armen, attraverso la sua ricognizione critico-letteraria, suddivisa in brevi monografie intitolata I nuovi poeti armeni e pubblicata dai fratelli e soci Turner e Sian qualche mese prima, provava a dimostrare le ragioni di una nuova poesia armena segnalando come i nuovi poeti, tra cui appunto Ran Nazariantz, cercassero varie strade per il rinnovamento del canone estetico interno alla comunità armena di Costantinopoli e quindi alla letteratura armena in generale, alla luce dei modelli europei e asiatici, più che di quelli in lingua armena classica sentiti ormai come stantii. Alcuni ben pensanti avevano e hanno a 60 anni di distanza dalla morte del nostro impersonale antipatia a Rand Nazariantz perché non era del loro giro, perché per varie ragioni aveva deciso di rimanere al sud e dalli nei loro circoletti di pettegoli e di donne impellicciate, anche noi negli armadi custodiamo visoni con colbacchi e manicotti di pelliccia, ma non li ostentiamo. I sentenzianti censori gli schizzavano contro gratuiti sputi, tanto da parere lama inviperiti o gechi. Tale scialorrea o esacerbato patialismo compulsante non è stata mai persa in vero da molti fino ad oggi, un misto di razzismo, pressappochismo, menefreghismo, a cui si aggiungono invenzioni di sana pianta di infamanti accuse del tutto gratuite e paranoiche e che celano un bisogno di occupar giornate non avendo di meglio da fare che infangare la reputazione di poeti, intellettuali, scrittori, lettori, imprenditori che hanno la fortuna o sfortuna di abitare sotto il bernoccolo del bel sole d'Italia. Caina attende chi a vita ci spense. Di quel tipo di dolore e della deformazione schizzoide della realtà parlava lo stesso Nazariantz nella poesia Umile preghiera.
O mia piccola Madonna, o mia piccola Signora di grazie, accordami la felicità di amare, la nostalgica felicità di amar gli uomini e se ancor possibile di credere in essi. O tu sorriso ineffabile, o tu silenziosa speranza, insegnami l'amore in mezzo alle innumeri onte, l'arcano amore, rassegnato al cospetto delle vili calunnie, l'amore che troneggia supremo sugli altari dei templi secolari, dove agonizza ancora il figliuol di Maria. L'unico allora che a quelle latitudini pianse Ranazarianz post mortem fu un medico e poeta anche lui, persona quindi sensibile, Aramais Sirabian, che salvò molta dell'opera di Ranazarianz in lingua armena, il quale a sua volta a quegli armeni milanesi continuava a voler bene, ma tanto tanto bene, così tanto da desiderare di donar loro e al loro comitato il suo intero patrimonio intellettuale e qualche seppure assai misero oggettuzzo tra i pochi che ancora possedeva. Non sappiamo come siano andate effettivamente le cose e se il dottor Sirabian, per poter prendere con sé quegli oggetti, abbia dato un qualche indennizzo economico alla povera vedova Maria Lucarelli. Quasi certamente fu lui a pagare, oltre che a dettare, la prima lapide mortuaria del poeta. Ne parla egli stesso in un elogio funebre apparso sulla rivista Naeri di Beirut nel numero 45, anno 1962, dell'11 marzo, a pochi mesi dalla morte di Nazarianz. Anche di questo inseriamo una fotografia come prova. Quest'ultimo testo lo abbiamo recuperato grazie alle descrizioni orali di alcuni amici, tra cui il professor Yervant Derkachatrian dell'Università Statale di Yerevan, detto Jura, che alcuni anni fa ha curato l'opera antologica di Nazarianz in lingua armena dal titolo Le solitudini stellate, e alla collaborazione successiva di Minas Lurian, direttore del Centro Studi e Documentazione Armena di Venezia, ex presidente dell'Unione degli Armeni d'Italia. Lo legga il nostro lettore, conoscitore certamente meglio di noi della lingua armena, e si commuova se può, se ha un cuore, con noi nella lettura, mentre meditando questo scritto torniamo ad onorare la memoria di Ranazarianz e perseveriamo nel cercare di tirar via il fango che è stato gettato sulla nostra faccia da quei ben pensanti che un secolo fa mortificavano Ranazarianz e che da anni tolgono la pace a noi, suoi eredi spirituali. Solo ora, dopo questo mio necessario tributo alla verità e a Ranazarianz, possiamo dare il via alle commemorazioni per i 60 anni dalla morte del poeta. Invio, infine, un caro ringraziamento e un saluto alla famiglia e gli eredi del poeta Potito Giorgio, che fu di Ranazarianz un grande amico, oltre che codirettore con lui della rivista Agralismo. Li ringrazio per la concessione dell'immagine fotografica che accompagna questa breve descrizione, un'immagine divenuta famosa, datata 1952, che il poeta Nazarianz dedicò esplicitamente al loro caro papà. La famiglia Giorgio ha gradito far dono al centro studi Ranazarianz di questa piccola reliquia che conservava gelosamente insieme ad alcuni libri. Grazie a tutti.